Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme la borsa zigulina. È una borsa molto semplice che si realizza dall'alto verso il basso. La realizzo con il punto zigulì che, per chi mi segue sul canale, sa che è il mio punto preferito. Per la borsa io vado ad utilizzare il filato cowboy, è un filato veramente stupendo, al tatto camosciato e quindi un ottimo alleato per la stagione invernale. Potete acquistare questo filato dalla Caria Ricami. I vantaggi di acquistare dalla Caria Ricami sono la spedizione gratuita da €19,90, varie modalità di pagamento tra cui anche il contrassegno, filati delle migliori marche e in più c'è la raccolta punti che vi darà tanti vantaggi. Inserendo nella nota dell'ordine il nome del tutorial, quindi borsa zigulina, avrete in più 10 punti omaggio. In più potete acquistare anche per telefono o su WhatsApp solo la mattina. Tutti i dettagli li trovate sotto a questo video cliccando sulla scritta altro. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, dove potete condividere con me le vostre creazioni ispirate ai miei tutorial. Detto questo, passiamo adesso al tutorial. Metto su un totale di 71 catenelle con uncinetto 3,5. Adesso guardate, lavorate le mie 71 catenelle che sono circa 43 centimetri, vado a piegare, vedete, in questa maniera e quindi chiudo in cerchio la lavorazione, quindi chiudetela bene, assicuratevi di stare dritte, andate, vedete, sulla prima catenella e chiudiamo a maglia bassissima. Ed ecco qui, assicuratevi di aver chiuso bene la catenella prima di proseguire la lavorazione. Adesso guardate, io entro in ogni punto da dietro, quindi prendo questa asolina, vedete, dietro, e lavoro una maglia bassa in ognuna di esse. Sulla prima maglia bassa andiamo a mettere un marcapunti, così sappiamo dove chiudere la lavorazione con pressione. Adesso guardate, dietro ogni catenella si è formato, vedete, questa lineetta, vedete, questa solina, entriamo all'interno e lavoriamo la nostra maglia bassa. Di nuovo, guardate, qui ho, vedete, la catenella dietro, entro all'interno di questa asolina. E faccio in questa maniera per ogni punto, quindi in ogni catenella prendiamo la solina fino a completare tutte le 70 maglie basse. Quando ho completato, guardate, le mie 70 maglie basse, vi raccomando di mettere in maniera lineare, vedete, il progetto. Questa codina poi la andiamo a nascondere all'interno. Adesso guardate, dove io ho il marcapunti lo tolgo e inizio il punto zigulì, entro all'interno, guardate, del punto, quindi dove avevo il mio marcapunti, entro, chiudo a maglia bassissima e una catenella e dietro, guardate, dove si è formata questa lineetta, io vado a mettere il marcapunti ed ecco qui, perché noi lavoreremo in queste lineette retro. Adesso di nuovo entro nel prossimo punto basso, lavoro una maglia bassissima e una catenella, di nuovo entro nel prossimo prendendo entrambe le asole, una maglia bassissima e una catenella, maglia bassissima e catenella, e lavoriamo una maglia bassissima e una catenella in ogni punto basso fino ad arrivare al marcapunti.
Completata, vedete la lavorazione, questo sarà il risultato. Come potete vedere, guardate, il lavoro tende ad allargarsi, quindi arriccia. Questo è normale perché durante il punto ziguli in realtà noi andiamo ad aumentare con le maglie facendo la catenella. Ora, quando lavoreremo le maglie basse, ovviamente il lavoro andrà a stendersi. Adesso guardate dove ho il marcapunti, dietro, dove ho la lineetta, io entro e lavoro la prima maglia bassa. Adesso per questa riga noi andremo a lavorare giusto al centro della nostra borsa degli aumenti, quindi noi lavoreremo sempre un giro di maglie basse e un giro di punto ziguli, con la differenza che per una sequenza aumenteremo durante le maglie basse, per le altre due sequenze, quindi alternando sempre una riga di maglie basse e una di ziguli, non effettueremo aumenti. Quindi ho lavorato la prima maglia bassa, vedete dietro dove si è formata la lineetta io vado a lavorare una maglia bassa, quindi questo è il punto, vedete, anteriore. Io dietro ho lavorato la lineetta e dentro in queste lineette dietro abbastanza visibili e conto un totale di 17 maglie basse, quindi io metto su 17 maglie basse totali prima dell'aumento. Lavorate, vedete, le 17 maglie basse. Adesso nella 18esima, vedete, sempre nella lineetta retro, qui ve la faccio vedere meglio, vedete, eccole qua, vedete, si sono formate queste lineette, noi entriamo in queste, quindi nella 18esima io entro, guardate, all'interno e lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Sulla seconda delle 3, quindi vedete 1, 2, 3, sulla seconda metto un marcapunti e adesso devo lavorare in modo che praticamente l'altro punto sia al centro dell'altra lavorazione, quindi ho le 17 maglie che praticamente andranno al centro della borsa più 17, quindi vado a lavorare 34 maglie basse. Contate 34 maglie basse, sempre guardate dietro dove vedete si è formata questa lineetta che sarà praticamente la lineetta che forma la catenella. Vedete, guardate, si vedono bene, le mie erano un po' più evidenziate, quelle prima perché avevo già lavorato per la prova. Guardate, vedete, eccole qui. Sul canale comunque trovate il punto ziguli lavorato in parecchi modi. Quindi completiamo 34 maglie basse. Lavorate, vedete, le nostre 34 maglie basse. Adesso nella 35esima entriamo e lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e su quella centrale, quindi la seconda, 1, 2 e 3, vedete, 1 e 2, mettiamo il marcapunti e adesso sempre, vedete, verso l'esterno sulla nostra lineetta lavoriamo 17 maglie basse. Completate le ultime 17 righe, vedete, a maglia bassa, noi andiamo a controllare e come potete vedere, guardate, abbiamo, vedete, la punta già più pronunciata, vedete, perché abbiamo fatto gli aumenti. Adesso dobbiamo andare a proseguire alternando sempre una riga di punto ziguli, cioè una maglia bassissima e una catenella in ogni punto, e una riga di maglie basse. Adesso io vado a fare 4 righe totali, cioè inizio, guardate, tolgo il marcapunti e inizio con una riga di punto ziguli, quindi entro all'interno della maglia bassa, lavoro una maglia bassissima e una catenella e qui guardate dietro rimetto il marcapunti e ripeto la sequenza, quindi una maglia bassissima, una catenella, una maglia bassissima, una catenella,
una maglia bassissima e una catenella. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il nostro aumento, noi lavoriamo tutte e tre le maglie ovviamente con il punto ziguli, quindi entro in questa, lavoro una maglia bassissima e una catenella, tolgo il marcapunti, lavoro la maglia bassissima e la catenella e qui vedete vado a mettere di nuovo il marcapunti e di nuovo in quella dopo vedete una maglia bassissima e una catenella e ripetiamo in ogni punto sempre la stessa lavorazione. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti dall'altra parte, anche qui la stessa cosa, facciamo la maglia bassissima e la catenella e rimettiamo il nostro marcapunti e andiamo a proseguire fino al marcapunti finale. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove abbiamo l'ultima maglia da lavorare, arriviamo al marcapunti, togliamo il nostro marcapunti e iniziamo da capo la lavorazione di maglie basse. Quindi vedete in ogni lineetta lavoriamo una maglia bassa e qui rimettiamo ovviamente il nostro marcapunti. E adesso guardate, in ogni linea che si è formata dietro andiamo a lavorare le maglie basse, quindi una maglia bassa in ognuno di questi punti. Le lineette, vedete, vanno verso sinistra. Non vi confondete, lavorate sulle maglie esterne, dovete lavorare sulle maglie retro per avere, guardate, questo effetto evidenziato in rilievo. Al marcapunti togliamo il marcapunti, lavoriamo la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti, non vi dimenticate, altrimenti poi dopo non ci ricordiamo dove dobbiamo aumentare. E adesso andiamo a proseguire, vedete, sempre controllate bene i punti in modo da non saltare nessun punto. Se siete principianti, meglio contare e così via. Ripeto sempre la maglia bassa, retro. Arriviamo ovviamente anche dall'altra parte dove abbiamo l'altro marcapunti e anche qui andiamo a realizzare la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga. Completata, vedete, la riga, questo sarà il risultato. Ricordate che ogni volta che noi effettueremo un aumento, ovviamente noi avremo nei lati una maglia bassa in più, quindi io adesso ho 18 maglie basse in un lato e 18 nell'altro, quindi ovviamente voi andate sempre a contare finché non realizziamo un altro aumento. Saranno sempre 18. Abbiamo iniziato con 17, abbiamo fatto l'aumento e quindi 18, poi faremo l'aumento, quindi ne avremo 19 per lato. Ovviamente io mi riferisco ai 4 lati, vedete, quindi ho 18 da questo lato, 18 da questo lato e 18 sulla parte retro sia a destra che a sinistra. Adesso andiamo a proseguire. Io adesso vado a lavorare altre 2 righe in sequenza, quindi lavorerò un'altra riga di punto ziguli e un'altra riga di maglia bassa, sempre senza fare nessun aumento. Andate a fare la stessa cosa anche voi. Ho terminato, quindi vedete la mia sequenza di punto ziguli e di maglia bassa.
Quindi dopo l'aumento, vedete, dopo aver effettuato l'aumento, noi ce ne accorgiamo perché c'è un foro, vedete, lavorando 3 maglie basse ovviamente all'interno. Lavoriamo una riga di punto zigulì, una riga di maglia bassa, una riga di punto zigulì, una riga di maglia bassa. Quindi abbiamo 4 righe di lavorazione senza nessun aumento. A questo punto iniziamo la sequenza dove però quando lavoreremo la maglia bassa andiamo ad aumentare. Adesso io ho terminato, vedete, con la maglia bassa, inizio una riga di punto zigulì. Per il punto zigulì non aumentiamo mai, quindi entro, lavoro la maglia bassissima, lavoro la catenella e rimetto ovviamente il marcapunti sempre, vedete, sul punto zigulì, lo metto sulla catenella, sulla lineetta che si va a formare dietro. Adesso una maglia bassissima e una catenella in ogni punto. Non effettuiamo aumenti, quindi quando arriviamo, vedete, dove abbiamo nella parte centrale della borsa il nostro marcapunti, qui lavoreremo una maglia bassissima e una catenella e rimettiamo il marcapunti. Quindi andate a completare l'intera riga senza aumenti. Ho completato, vedete, la riga di punto zigulì e adesso dove il marcapunti inizio la riga di maglie basse. Quindi una maglia bassa e rimetto il marcapunti. Ora lavoriamo una maglia bassa in ogni punto retro. Fino ad arrivare al centro della lavorazione, dove ho il primo marcapunti. Arrivate al marcapunti, vedete, centrale, togliamo il marcapunti e qui lavoriamo 3 maglie basse nello stesso punto. Quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Quindi andiamo ad aumentare la nostra lavorazione. 1, 2 e 3 maglie basse e sulla seconda io metto il marcapunti. E ora in ogni punto lavoro sempre una maglia bassa. Quando arriverò, vedete, dall'altra parte della borsa, anche qui vado a lavorare 3 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti finale. Quando avrò completato, vedete, la mia lavorazione, questo sarà il risultato. Adesso ovviamente, avendo lavorato 3 maglie basse al centro, quindi abbiamo aumentato, avremo una maglia bassa in più da un lato e una in più dall'altro lato, quindi 4 maglie basse in più sull'intera lavorazione. Significa che avrò 19 maglie basse in un lato, 19 in un altro, e la stessa cosa per il pannello retro. Adesso dovete proseguire sempre alla stessa maniera, lavorate praticamente la sequenza di un punto zigulì e di una maglia bassa per 2 volte, quindi 4 righe, senza aumentare. Quando lavoreremo la terza sequenza, quindi una riga di punto zigulì e una riga di maglia bassa ancora, lavoreremo l'aumento. Infatti vedete qui ho, come potete vedere, l'aumento, punto zigulì, maglia bassa, punto zigulì, maglia bassa, punto zigulì e maglia bassa con aumento. Quindi andate a lavorare in questa maniera. Io ad un certo punto cambierò il colore e quindi vi farò vedere anche il cambio colore. Ho proseguito, vedete, con questo tipo di colore fino ad un certo punto, ovviamente. Adesso vi faccio vedere. Come potete vedere, i nostri aumenti sono ben visibili. Guardate, vedete, perché si creano ovviamente dei fori più grandi. Io ho lavorato la prima e la seconda riga, che abbiamo lavorato insieme, e fatto il primo aumento nella riga di maglie basse. Ricordate che gli aumenti verranno fatti solo nella riga di maglie basse. Ho lavorato punto zigulì, maglia bassa senza aumenti, punto zigulì, maglia bassa senza aumenti, punto zigulì e maglia bassa, vedete, con gli aumenti. E da capo punto zigulì, maglia bassa senza aumenti, punto zigulì, maglia bassa senza aumenti e maglia bassa con gli aumenti. E di nuovo, guardate, ho lavorato un punto zigulì, la maglia bassa senza aumenti,
punto zigulì, maglia bassa senza aumenti, punto zigulì, e di nuovo vedete la riga di maglia bassa, però questa volta con gli aumenti, e mi fermo proprio alla riga di maglie basse con gli aumenti. Quindi ho lavorato 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 righe totali. In centimetri io misuro dalla parte, vedete, senza la punta, ho 8 centimetri. Ovviamente se state lavorando con un altro filato, magari più spesso, con 21 righe avrete più di 8 centimetri. Questo però non incide sulla lavorazione, questa è una questione di gusto, dividere il colore. Magari se volete dividere gli stessi centimetri, fermatevi a qualche riga precedente, oppure lasciate così anche se sono più di 8 centimetri. Quindi adesso andiamo a chiudere, vedete, la lavorazione. Io mi trovo, guardate, al punto di maglia bassa precedente al marcapunti, quindi taglio il filo in questa maniera, mi aiuto con un ago a punta tonda, tolgo il marcapunti. Adesso guardate, io devo saltare questa maglia bassa dove avevo il marcapunti, entro nel punto dopo prendendo entrambe le asole e vado a chiudere la lavorazione. Entro al centro di questo punto ed ecco qui, ricreando la maglia bassa. Dobbiamo saltare il punto, altrimenti avremo una maglia bassa in più, e vado poi ovviamente all'interno a nascondere il mio filo. Vi raccomando di nascondere bene bene il filo, perché altrimenti poi questo filo qua sicuramente si va a sfilare. Quindi io vado a chiuderlo bene bene più volte e poi taglio. Dopo aver fatto, guardate, più volte all'interno del lavoro, io ho fatto anche un paio di nodi, vedete, stretti stretti, e poi a questo punto taglio ed ecco qui. Adesso, prima di proseguire la lavorazione, vi voglio far vedere anche come nascondere questo filo dell'inizio del lavoro. Allora, se per caso avete il nodino, sfilate questo nodino qui, ok? Ora, guardate, io mi trovo qui, salto questo punto e qui, da dietro, entro, carico il filo e sul davanti, guardate, qui, in questo spazio, il sistema è più o meno lo stesso, ovviamente, di quando chiudiamo la lavorazione. Tiro la codina ed ecco qui che ho chiuso e tolto la codina in maniera corretta, perché altrimenti qua vi rimarrà lo scalino, ok? Quindi andate a nascondere il filo. Adesso noi dobbiamo avere un numero ovviamente di catenelle uguali, di maglie basse, scusate, uguali da un lato e dall'altro. Allora io da subito dopo il marcapunti qui fino ad arrivare alla maglia bassa precedente al marcapunti ho 42 maglie basse, è uguale da quest'altra parte, dal punto dopo, vedete, dove ho il marcapunti fino ad arrivare al punto precedente, quindi alla maglia bassa precedente a quest'altro marcapunti, ho sempre 42 maglie basse. Questo significa che ho 21 maglie basse sul lato sinistro e 21 maglie basse sul lato destro per ogni lato, quindi assicuratevi di avere i punti divisi in maniera uguale, perché altrimenti man mano che andate a lavorare avrete difficoltà. Quindi adesso che cosa faccio? Conto 21, ok, maglie basse, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 21 maglie basse, quindi sono le 21 maglie basse di questo lato. Sulla 22esima io vado, vedete, a lavorare con il colore più scuro inizio, quindi devo iniziare ovviamente a lavorare il punto zigulì, quindi mi aggancio in questa maniera con una catenella così, entro di nuovo, guardate, nello stesso punto, lavoro la maglia bassissima e una catenella. A questo punto ricordiamo di mettere il marcapunti. Io metto il mio marcapunti sempre nella solina retro. Ovviamente, essendo questo colore un po' più scuro, fate più attenzione. Adesso guardate, la lavorazione è sempre uguale, è sempre la stessa. Entriamo nella maglia bassa, maglia bassissima e catenella nella maglia bassa,
maglia bassissima e catenella, nella maglia bassa, maglia bassissima e catenella, e lavoriamo così per tutta la riga fino ad arrivare ovviamente al nostro marcapunti. Arrivo, guardate, nell'ultima maglia bassa, lavoro ovviamente l'ultima maglia bassissima e catenella, e adesso dove ho il marcapunti semplicemente tolgo il mio marcapunti e devo entrare, vedete, ovviamente nella lineetta retro in questa maniera qui, e rimettiamo il marcapunti. Non vi dimenticate assolutamente di rimettere il marcapunti in questa maniera. Adesso guardate, io ho questa codina, eccola qui, la faccio passare sulla parte retro, questa maniera qui, e la vado ovviamente a nascondere, vedete, quindi in modo che non si veda nessuna chiusura. Ovviamente, come potete vedere, il distacco tra questi due colori è molto bello, quindi vi consiglio un colore comunque leggermente più scuro. Potete anche variare con i colori del beige o comunque come più vi piace. Adesso noi non dobbiamo fare altro che alternare sempre, vedete, dietro ovviamente ogni lineetta che si è formata, sempre la stessa lavorazione, quindi una riga di punto zigolì e adesso una riga di maglie basse, vedete, sempre sulla lineetta retro, quindi la lavorazione è sempre la stessa. La differenza è solo che io cambio colore. Per chi non preferisce ovviamente il cambio di colore, deve semplicemente andare a proseguire senza mai tagliare il filo, come ho fatto io. E quindi vado a proseguire. Ovviamente alternate sempre le stesse maglie, significa che noi lavoreremo sempre adesso due sequenze di punto zigulì e maglia bassa, quindi punto zigulì, maglia bassa senza aumenti. Mettete sempre, vedete, il marcapunti centrale, al minimo dubbio andate a contare le maglie, devono essere sempre uguali da un lato e sempre uguali dall'altro lato. Quindi la sequenza sarà punto zigulì, maglia bassa senza aumenti, come vi ho fatto vedere, e di nuovo punto zigulì e maglia bassa senza aumenti, e dopo punto zigulì e maglia bassa con gli aumenti. Vado quindi a proseguire per un tot di righe e poi ricambierò il colore come già vi ho fatto vedere. Allora, io come potete vedere ho proseguito sempre alla stessa maniera, quindi lavoro per due sequenze, punto zigulì, maglia bassa senza aumenti, punto zigulì, maglia bassa senza aumenti, e poi dalla terza sequenza lavoro punto zigulì e maglia bassa con l'aumento centrale. A questo punto io ho 25 maglie da un lato, 25 maglie dall'altro, e ovviamente la maglia degli aumenti centrali, e la stessa cosa dall'altra parte, quindi ho un totale di 102 maglie basse, perché io termino ovviamente con la sequenza senza gli aumenti, ok? Quindi ho realizzato l'aumento e poi realizzo una sequenza di punto zigulì e maglia bassa senza aumenti. A questo punto noi andiamo, guardate, a contare dal punto centrale, contiamo 25 maglie basse e mettiamo il marcapunti. Anche da quest'altra parte io dal marcapunti centrale conto 25 maglie basse e metto il marcapunti. Adesso da questa parte, prima di fare la stessa cosa, andiamo a tagliare il filo e chiudiamo la lavorazione. E quindi vedete tagliato il nostro filo. Prendiamo un ago, saltiamo il punto dove abbiamo il nostro marcapunti ed entriamo in quello dopo, quindi saltiamo questo, entriamo in quello dopo e andiamo a ricreare ovviamente il nostro punto. Entriamo al centro qui e all'interno della nostra lavorazione, ed ecco qui, così non aumentiamo nessun punto e siamo sicuri che non si veda lo scalino. A questo punto contiamo i nostri 25 punti e mettiamo il primo marcapunti anche da questo lato. Una volta vedete che abbiamo posizionato i nostri marcapunti al centro, 25 da questa parte, 25, vedete, maglie basse da qua, 25 e 25. Questo serve praticamente per prendere la misura del nostro fondo della borsa. Io adesso faccio così, dove ho i due marcapunti, vedete, tolgo questo marcapunti, conto 1, 2 e 3 e metto un marcapunti, così tolgo questo, conto 1, 2 e 3
e metto il marcapunti. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punti. Questi 6 punti saranno il mio fondo. Adesso faccio la stessa cosa di qua, tolgo questo marcapunti e conto 1, 2 e 3 e rimetto il marcapunti. Anche qui 1, 2 e 3 e rimetto il mio marcapunti. Quindi io so, vedete, che il mio fondo della borsa che adesso vado a lavorare è largo questi centimetri. Quindi parliamo di, ovviamente, compreso del dove abbiamo il marcapunti, è 4 centimetri. Abbiamo una lunghezza della borsa di 21 centimetri. Adesso guardate, ad uno dei due lati, quindi decidiamo noi quale dei due lati, nel punto precedente al marcapunti, vedete, quindi nel punto precedente io entro e mi aggancio lavorando una catenella. Entro, guardate, in coste, quindi prendo solo la solina esterna e lavoro una maglia bassa. E qui mettiamo un marcapunti che servirà alle meno esperte a individuare dove ovviamente dobbiamo terminare la nostra lavorazione. Ed ora guardate, in ogni punto entriamo sempre in coste, quindi prendendo sempre, guardate, la solina esterna e lavoro delle maglie basse. Vedete, maglie basse in ogni punto. E dobbiamo andare a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo praticamente posizionato, vedete, l'altro marcapunti che delimita i 25 da quest'altra parte. Questo centrale, quando arriviamo al centro, possiamo anche toglierlo perché adesso non occorre più. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto dove abbiamo i marcapunti. Qui non entriamo, una catenella e giriamo il nostro lavoro e dentro, vedete, subito nel punto, prendendo entrambe le asole, quindi non lavoriamo in coste ma prenderemo, vedete, entrambe le asole e lavoro una maglia bassa in ogni maglia bassa fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato. Da quest'altra parte abbiamo messo, vedete, il marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho messo il mio marcapunti per non confondermi e lavoro l'ultima maglia bassa della seconda riga. Adesso una catenella, giro il lavoro, ho un totale di 45 maglie basse. Quindi adesso guardate, qui ho la catenella, qui ho la maglia, lavoro la prima maglia, poi lavoro la seconda e così via. Dobbiamo lavorare un tot di maglie che arrivi praticamente, vedete, a completare questo spessore fino ad arrivare a quest'altro marcapunti. Quindi questo lo potete anche togliere ovviamente adesso e dobbiamo andare a lavorare un numero di righe che arrivi qui. Io adesso vado a fare sempre la stessa lavorazione e poi vi dico quante righe ho lavorato. Ho lavorato, vedete, un totale di 5 righe. Come facciamo a capire quando ci dobbiamo fermare? Allora, semplicemente, guardate, io appiattisco quello che è il mio fondo e arriva proprio, vedete, dove ho il marcapunti. Quindi così, faccio così con l'anellino ed ecco qui, vedete che è proprio pari pari, ok? Quindi voi dovete fare in questa maniera qui. E ovviamente sarà uguale, vedete, anche da quest'altra parte. Qui magari possiamo bloccare con il nostro marcapunti sulla maglia bassa ed ecco qui, vedete, anche qui abbiamo lo stesso spessore. Adesso andiamo a capovolgere la borsa e ovviamente dobbiamo andare a cucire. Entriamo prima, vedete, dove abbiamo il marcapunti in questa maniera, così sappiamo che qui è dove, vedete, abbiamo lo spessore. Eccolo qui, togliamo il nostro marcapunti e andiamo ovviamente prima a fissare questa parte del laterale
Adesso guardate, torno indietro dove ho già cucito, io ritorno indietro per andare poi a cucire ovviamente l'altra parte. Adesso vedete, noi dobbiamo andare a cucire in questa maniera qui, entrando negli stessi punti, vi raccomando, visto che abbiamo lavorato alla stessa maniera. Quindi ci troviamo così, vedete, io entro prima in uno e poi in un altro, così. Stessa cosa in quello dopo, prima in uno e poi in un altro, così. Quindi lavoreremo gli stessi punti, sono frontali l'uno all'altro. Altrimenti poi la nostra borsa storce, vi raccomando. Ed ecco qui. E vado a proseguire fino ad arrivare, vedete, da quest'altro lato. Quando arriviamo, vedete, alla fine noi abbiamo il marcapunti, vedete che ci dice la fine di questa parte lineare. Ovviamente togliamo il marcapunti e adesso dobbiamo appiattire il laterale, quindi il laterale, vedete, verrà cucito così, non sbagliate, andate a cucire così, ma di così, ok? Quindi dovete calcolare che questo andrà nei lati, quindi dobbiamo poi semplicemente andare a proseguire alla stessa maniera. Stendete bene la lavorazione e andiamo a cucire come abbiamo cucito per l'altra parte e completiamo, vedete, la cucitura così. Possiamo anche entrare, vedete, uscire più volte fino ad arrivare all'angolo. Ritorniamo indietro, così andiamo a fissare meglio i punti. Ed ecco qui. E adesso all'interno del lavoro entriamo e nascondiamo il filo, sempre ricordate di fare più volte. E tagliamo. Andiamo ovviamente a ricapovolgere la nostra borsa perché la cucitura l'abbiamo fatta sul rovescio, quindi stendete bene bene la borsa e andate a sistemarla con le mani. Ed ecco qui, ok. Adesso io vado ad appoggiare la borsa su un foglio di feltro, quindi per realizzare una fodera che mi dia un po' più di rigidità. Per fare questo stendo, vedete, bene 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 la mia sagoma della borsa e vado semplicemente a ritagliare la fodera. Adesso con il colore verde io realizzo sia il manico che la chiusura. Iniziamo sempre con lo stesso numero di uncinetto e lavoro un numero di catenelle che siano più o meno l'equivalente di 55 cm. Quindi io continuo fino ad arrivare a 55 cm. Nel mio caso il numero di catenelle è 85. Adesso guardate, io semplicemente entro in ogni punto, quindi in ogni catenella, e realizzo una maglia bassa. Una semplice, vedete, maglia bassa in ogni punto. E continuo fino ad arrivare nell'ultimo punto della riga. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto io lavoro una prima maglia bassa e adesso io devo girare il mio lavoro in tondo, quindi entro all'interno e di nuovo lavoro un'altra maglia bassa, un'altra ancora, vedete, sempre nello stesso punto e ancora un'altra
quindi lavoro 4 maglie basse, vedete, che mi permettano di girare da quest'altro lato, ed ecco qui, ok? Adesso entriamo in ogni punto e lavoriamo sempre una maglia bassa in ogni punto, quindi entro nel prossimo una maglia bassa, entro nel prossimo una maglia bassa e così via, così per ogni maglia sottostante. Il mio colore è un po' scuro, quindi io allargo un pochino i punti, vedete, per individuarli. Ed ecco, vedete il risultato. Andate a proseguire fino a fine riga. Arrivo, guardate, nell'ultimo punto e qui lavoro di nuovo 1, 2 e 3 maglie basse, perché vedete la quarta noi l'abbiamo già lavorata e lavoro la quarta così, oppure potete lavorarla sempre, guardate, all'interno, ovviamente, poi questa esterna non la lavorate, ed entriamo in questo punto così e chiudo a maglia bassissima. Adesso guardate, siccome sto lavorando con un filato più sottile rispetto a quello che è il cordino o la fettuccia, ovviamente il manico, vedete, non viene molto spesso, quindi che cosa facciamo? Se state lavorando col mio filato, noi andiamo a lavorare un'altra riga, quindi una catenella, entro di nuovo, vedete, nello stesso punto e lavoro una maglia bassa e qui mettiamo un marcapunti. E adesso una maglia bassa in ogni punto, quindi andiamo ad ispessire il nostro manico e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto e lavoreremo 2 maglie basse in ogni punto degli aumenti, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 aumenti, noi qui andremo a lavorare 2 maglie basse per ogni punto. Adesso andate a lavorare le maglie basse fino alle 4 maglie basse di aumento. Arriviamo, vedete, dall'altra parte dove abbiamo i 4 aumenti, in ognuna di queste maglie basse lavoriamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, 1 e 2 e 1 e 2 e nella quarta 1 e 2 ed ecco qui. E adesso in ogni maglia bassa una sola maglia bassa ed ecco, vedete, quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare dall'altra parte. Anche dall'altra parte, vedete, ripetiamo gli stessi punti di aumento. Quindi nelle ultime 4 lavoriamo 2 maglie basse su ogni maglia bassa. Questa è la seconda, la terza e la quarta, 1 e 2. Adesso tagliamo un filo un po' più abbondante, andiamo a tirarlo in questa maniera qui e con un ago andiamo ovviamente a fare in modo che questo lavoro non slabbri. Quindi qui abbiamo, vedete, il marcapunti, lo togliamo, saltiamo questo punto ed entriamo in quello dopo e chiudiamo innanzitutto la lavorazione. Entro nel punto qui centrale ed ecco qui. Adesso vedete, ovviamente il manico va a storcere, è normale, non vi preoccupate. Io entro all'interno della lavorazione con il filo più abbondante, esco, guardate, al centro dove ho lavorato le maglie e vado in ogni foro centrale e passo il filo, vedete, così al centro. Passandolo al centro il lavoro va anche a stendersi, lo passiamo proprio nei punti centrali. Io ho fatto anche il tutorial della stessa lavorazione per una tracolla più lunga regolabile, potete anche andarla a vedere, perché
chi volesse ovviamente una tracolla più lunga, da avere anche la possibilità di regolarla in base all'uso che ne fate. Quindi io, vedete, vado a proseguire così fino a fine riga. Quando arriviamo, vedete, alla fine, andiamo ovviamente sulla parte del dietro e andiamo sempre a nascondere all'interno il nostro filo. E tagliamo. Ed ecco qui, vedete che abbiamo ovviamente terminato il nostro manico. Alle due, vedete, estremità del manico io metto un anello apribile. Ovviamente non abbiamo il problema, vedete, che il manico slabbri avendo passato il filo all'interno, quindi possiamo tirare quanto vogliamo, il nostro manico rimarrà sempre di questa lunghezza. Quindi prima di realizzare il manico ovviamente andate a calcolare la lunghezza che preferite. Con la stessissima lavorazione andiamo a lavorare anche, vedete, la patellina di chiusura. Per la patellina di chiusura però io ho lavorato in doppio filo, quindi ho lavorato la stessissima lavorazione dei manici a filo doppio, quindi ho messo, vedete, due fili dello stesso colore insieme e ho lavorato sempre con uncinetto 3,5. Ovviamente voi potete fare anche il manico volendo così, però il manico veniva troppo doppio, mentre per la chiusura, vedete, mi serviva una resistenza maggiore, quindi ho lavorato proprio alla stessissima maniera, ho messo su 13 catenelle in centimetri, il lavoro finale è di 9 centimetri, quindi lavorate una patellina che sia di circa 9 centimetri. Adesso guardate, andate a centrare quelli che sono, vedete, i due centri al centro della borsa. Io ho messo un anello per farvi vedere. Ripiegate a metà così quella che è la nostra chiusura patellina, dove abbiamo le codine, proprio giusto a metà, vedete, voi dovete fare in questa maniera qui, metà da un lato e metà dall'altra, ovviamente al centro della lavorazione. Quindi questo è il mio centro, io faccio così e qui, vedete, vado a cucire con le mie codine, quindi andate a fissare, vedete, con le codine e ago giusto al centro, quindi assicuratevi che andate a fissare al centro. Una volta, vedete, che abbiamo cucito, poi nascondiamo ovviamente le codine e assicuratevi sempre, vedete, che il centro sia questo. Ecco qui, noi dobbiamo chiudere, vedete, dove abbiamo gli altri punti centrali. Io li ho lavorati più visibili, vedete, con il foro, proprio per farvi rendere conto nel tutorial, perché magari poi non erano visibili. In questa maniera, guardate, vedete, la nostra borsa viene chiusa giusto al centro. Ovviamente, vedete, io ho poi fissato la chiusura. Questa l'ho incastrata tra la borsa e la fodera e questa l'ho cucita. Ovviamente potete acquistare anche direttamente quelle che vanno cucite e cucirle da entrambi i lati. Fisso il manico ai lati con un anello apribile e la mia borsa è terminata. Eccola qui. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto. Se è così mettete un mi piace al video e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.